Ciao a tutti! A grande richiesta andiamo a vedere come realizzare tutte le lettere dell'alfabeto. Come al solito vi chiedo un po' di pazienza perché mano a mano io le registro, monto il video e lo pubblico. Ogni mattonella è composta da 25 punti per 25 righe. In realtà noterete che alla fine del video io arrivo alla riga 26 perché ho calcolato come riga anche le catenelle iniziali, che però non occupano spazio. Ho fatto queste mattonelle della stessa grandezza della mattonella del cuore, poi vedremo in seguito, se vorrete, faremo anche delle mattonelle con altre cosettine carine, non solo il cuore, magari anche un fiorellino, una farfalla. Ogni mattonella è grande 10 cm, quindi significa che anche con un nome composto da 9 lettere avrete una copertina da 90 cm, quindi delle dimensioni giuste. Se invece andrete a farlo con un altro filo e un altro uncinetto verrà un pochino più grande. Per questo lavoro andrò ad utilizzare dei fili in cotone e un uncinetto da 2,5 mm. Vi svelo un piccolo trucchetto: nel caso in cui con le catenelle iniziali vedete che il lavoro si aggriccia leggermente su quel lato, basterà utilizzare un uncinetto invece da 2,5 da 3 mm, significa un uncinetto leggermente più grande, quindi fate le catenelle con l'uncinetto più grande e poi il resto del lavoro prendete quello da 2,5 mm. Solo le catenelle vanno fatte con un uncinetto leggermente più grande. Proseguiamo con la lettera Y. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto, quindi avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio. Vado ad avviare 26 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nella riga 2 non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare 25 maglie basse. Semplicemente entro in ogni catenella precedentemente lavorata e faccio una maglia bassa. Quindi entro e faccio una maglia bassa. Entro e faccio una maglia bassa fino alla fine della riga. Nella riga 3 e nella riga 4 faccio semplicemente una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e vado a fare una maglia bassa in ogni punto per un totale di 25 maglie basse. Quindi entro, una maglia bassa, entro, una maglia bassa, entro, una maglia bassa. Ripeto, una catenella e 25 maglie basse nella riga 3 e nella riga 4. Nella riga 5 inizio facendo una catenella, giro completamente il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e inizio con 12 maglie basse lavorate una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seguite bene la riga 5 e la riga 6 perché dovremo andarla a ripetere per più volte. Quindi ho fatto 12 maglie basse, ora vado a fare un punto puff, tiro il filo, getto, entro nel punto che segue, prendo il filo e inizio a contare 1,
getto, entro, prendo il filo, 2, getto, entro, prendo il filo, 3, getto, entro, prendo il filo, 4, getto, entro, prendo il filo, 5, chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima, concludo la riga con 12 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nella riga 6 faccio una catenella, giro completamente il lavoro, questa è la riga di divisione tra i punti puff, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 12 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando mi trovo in corrispondenza del punto puff, vado a fare una riduzione, perché se lavorassi tutti i punti come li trovo, il punto puff è composto dal punto di chiusura del punto puff più la maglia bassissima, quindi sono due punti che comprendono il punto puff e non va bene, perché alla fine della riga non avrei 25 maglie basse, ma ne avrei di più, ne avrei 26 in questo caso. Quindi ogni volta che trovo il punto puff faccio una riduzione, entro, prendo il filo, nel punto che segue entro, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme, questa è la riduzione, concludo la riga con 12 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La riga 5 e la riga 6 la vado a ripetere per altre 4 volte. Andiamo a contare insieme i punti puff, sono 1, 2, 3, 4, 5. Ora andiamo a fare la riga 17. Inizio facendo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 10 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vado a fare un punto puff, quindi tiro un po' il filo, getto, entro e conto 1, getto, entro 2, getto, entro 3, getto, entro 4, getto, entro 5, chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima,
Proseguo con 3 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3 e di nuovo un punto puff, quindi tiro un po' il filo, getto, entro, 1, getto, entro, 2, getto, entro, 3, getto, entro, 4, getto, entro, 5. Chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima, concludo con 10 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La riga 18 è la riga di divisione tra i punti puff, quindi faccio una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In corrispondenza dei punti puff, come vi ho spiegato, vado a fare una riduzione, quindi entro, prendo il filo, entro nel punto che segue, prendo il filo, ho 3 asole, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Proseguo con 3 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, in corrispondenza del punto puff una riduzione e concludo con 10 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nella riga 19 inizio con una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 8 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e faccio un punto puff, quindi tiro il filo, getto, entro, 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima, proseguo con 7 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e di nuovo un punto puff, tiro un po' il filo, getto, entro e conto 1, getto, entro 2, getto, entro 3, getto, entro 4, getto, entro 5. Chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima, concludo la riga con 8 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
andiamo a fare la riga 20 che è la riga di divisione tra i punti puff, quindi una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In corrispondenza dei punti puff vado a fare la riduzione, entro, prendo il filo, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, proseguo con 7 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in corrispondenza del punto puff una riduzione e concludo con 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nella riga 21 inizio facendo una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e subito un punto puff, quindi tiro il filo, getto, entro e inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima, proseguo con 11 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e di nuovo un punto puff. Tiro il filo, getto, entro nel punto che segue, inizio a contare 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima, concludo la riga con 6 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado a fare la riga 22 che è la riga di divisione tra i punti puff, quindi una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In corrispondenza del punto puff una riduzione, 11 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e di nuovo una riduzione perché mi trovo in corrispondenza del punto puff. Concludo con 6 maglie basse.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nella riga 23 inizio facendo una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto, inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4 e faccio un punto puff. Getto, entro e conto 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima, proseguo con 15 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e di nuovo un punto puff. Getto, entro e conto 1, 2, 3, 4, 5, chiudo tutte le asole insieme, faccio una maglia bassissima, concludo la riga con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. La riga 24 è la riga di divisione tra i punti puff, quindi inizio facendo una catenella, entro nel secondo punto, inizio con 4 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, in corrispondenza del punto puff faccio una riduzione, entro, prendo il filo, chiudo tutte e tre le asole insieme, proseguo con 15 maglie basse, una in ogni punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, in corrispondenza del punto puff di nuovo una riduzione e concludo la riga con 4 maglie basse, una in ogni punto. 1, 2, 3, 4. Andiamo a fare le ultime due righe di chiusura, che sono la riga 25 e la riga 26, dove andiamo a fare lo stesso identico procedimento, quindi una catenella, giro il lavoro, non entro nel primo, entro nel secondo punto e faccio 25 maglie basse, una in ogni punto. Ripeto, una catenella e 25 maglie basse per due righe, la riga 25 e la riga 26. Questo è il risultato finale, il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!